Era una splendida mattina di primavera, l'aria frizzante e il sole che filtrava tra le foglie creavano un'atmosfera perfetta per un'avventura. Tre amici, Luca, Marco e Giulia, si preparavano per una giornata di trekking nel Parco Nazionale dell'Appennino. Ragazzi, sono convinto che la cima del Monte Verde ci offrirà una vista spettacolare. Immaginate, un panorama che si estende a perdita d'occhio. E poi, ho letto che da lassù si vede anche il mare, se la giornata è limpida. Disse Luca, con il suo solito entusiasmo, anche se un leggero tremolio nella voce tradiva una punta di insicurezza. Sì, speriamo solo di non perderci come l'ultima volta, e di non incontrare altri abitanti del bosco. Ribatté Marco con un sorriso ironico, ricordando un incontro ravvicinato con un tasso particolarmente irascibile. Marco, appassionato di fotografia naturalistica, aveva nello zaino la sua fidata macchina fotografica, pronta a immortalare ogni scorcio del paesaggio. E ho anche portato un panino extra, nel caso ci perdiamo e dobbiamo aspettare i soccorsi. Speriamo che il buon presentimento di Luca sia più affidabile, questa volta. Aggiunse Giulia, con un sorriso malizioso. Giulia, una lettrice avida di storie di avventura, aveva sempre sognato di vivere un'esperienza come quella che si apprestavano a intraprendere. Ma se ci perdiamo, Luca, ti farò leggere la mappa a testa in giù, promesso. Dopo un'ora di cammino, i nostri amici raggiunsero un'area dove i sentieri si diramavano in un intricato labirinto. La mappa, vecchia e sbiadita, non era di grande aiuto. Sembra che ci siano diverse opzioni. Che ne dite di questo sentiero? Sembra meno battuto. Forse ci porterà a scorciatoie inaspettate. Luca, sei sicuro? Non mi fido molto dei sentieri meno battuti. Di solito finiscono nel nulla. Disse Marco, scrutando attentamente la mappa. E poi, guarda questi cartelli. Uno dice cima, l'altro cascata, l'altro ancora pericolo orsi. Siamo in un film dell'orrore? Se ci perdiamo, sarà tutta colpa tua, Luca. Disse Giulia con tono scherzoso, anche se una leggera preoccupazione si insinuava nella sua voce. Però, quel cartello laggiù sembra indicare la cima, anche se è mezzo mangiata dalle formiche. I cartelli, sbiaditi e parzialmente coperti dalla vegetazione, sembravano indicare direzioni contrastanti, creando confusione. Forse dovremmo lanciare un sasso e seguire la direzione che indica. Suggerì Luca, con un sorriso nervoso. Dopo qualche ora di cammino, il paesaggio era cambiato radicalmente. La vegetazione era diventata più fitta e il silenzio era interrotto solo dal suono di un ruscello lontano. Improvvisamente, tra gli alberi, notarono una struttura diroccata, nascosta dalla vegetazione. Cos'è quello? Chiese Marco, indicando il rudere. Sembra la casa della strega di Hansel e Gretel. Sembra una vecchia casa abbandonata. Rispose Giulia, incuriosita. Forse possiamo trovare delle indicazioni. Andiamo a dare un'occhiata. Potrebbe essere un rifugio o nascondere qualche segreto. Disse Luca, con gli occhi che brillavano di eccitazione. Magari troviamo una mappa più chiara o un panino dimenticato. Il rudere, in pietra grigia, aveva un'aria misteriosa. Le finestre erano oscurate e l'ingresso era parzialmente ostruito da rovi. Ragazzi, ho come la sensazione che stiamo per entrare in una storia di fantasmi. Sussurrò Marco. Ragazzi, credo che ci siamo persi. Di nuovo. E comunque qui non c'è nulla, solo ruderi. Disse Marco con un filo di voce. Immaginavo, ma speravo almeno di trovare qualcosa per capire più o meno dove siamo. Esclamò Giulia sempre più delusa e preoccupata. O andiamo. Non perdiamoci d'animo. Volevamo l'avventura, no? Abbiate fiducia e seguite me. Vi riporterò a casa. Fidatevi. Cosa può andare storto in fondo? Disse Luca cercando di sollevare gli animi del gruppo. Giulia e Marco non erano convinti ma seguirono il loro amico. Continuando a camminare, i tre amici si trovarono di fronte a un ripido pendio. Luca, sempre il primo a lanciarsi in nuove avventure, decise di scendere per primo. Ma non appena mise il piede sul pendio, scivolò e rotolò giù come una palla da bowling, finendo in una pozza di fango.
Tutto bene. Solo un po' di fango extra per la mia abbronzatura. Ecco il nostro esploratore esperto. Disse Marco ridendo, mentre cercava di aiutare Luca a rialzarsi. Sembra che tu abbia fatto un tuffo nella cioccolata. Sei tutto intero. Chiese Giulia con un sorriso, mentre cercava di trattenere una risata. Hai perso il cappello. E hai una foglia attaccata al naso. Tutto a posto, ma forse dovremmo cercare un'altra strada. Forza, dobbiamo muoverci. Si sta facendo buio e potrebbe essere pericoloso qui fuori. Dobbiamo ritrovare la via del ritorno il prima possibile o dobbiamo cercare un rifugio per la notte. Rispose Luca sempre più convinto di volere finire questa escursione il prima possibile. Mentre continuavano a camminare, sentirono un rumore tra i cespugli. All'improvviso, una lince emerse dalla vegetazione, con i suoi occhi gialli che brillavano nel buio. I tre amici si fermarono di colpo, cercando di non fare movimenti bruschi. Oh no, una lince. Siamo nei guai. Sussurrò Marco, cercando di mantenere la calma. Spero che non abbia fame di fotografi. Luca, questa è la tua occasione, per dimostrare il tuo coraggio. Disse Giulia con un sorriso ironico. Fai vedere chi comanda. Scherzi, io non sono un domatore di linci. Ribatté Luca, cercando di trattenere il panico. Forse se le offriamo il panino extra di Marco, potrebbe distrarsi e esserci riconoscente. Oppure potrebbe sentirsi minacciata e attaccarci. Dopo alcuni interminabili secondi, che sembrarono diversi minuti di tensione, la lince, dopo averli osservati, si dileguò nella fitta vegetazione. Evidentemente l'aspetto di Luca deve averle fatto perdere interesse. Commentò Marco, tirando un sospiro di sollievo e strappando una risata al gruppo. Ok, sentite. Ormai è buio. Torniamo al rudere se riusciamo. Inoltrarci ulteriormente alla cieca potrebbe rivelarsi pericoloso, oltre che farci perdere ulteriormente la strada. Poi, domani mattina con la luce, ci rimettiamo in cammino e torniamo a casa, cercando di ripercorrere il percorso al contrario. Disse Luca, cercando di dare un po' di speranza ai suoi amici. E pensando che comunque sembrava la cosa più sensata da fare. I tre avventurieri si incamminarono, cercando di tenere il sentiero che avevano percorso fino a quel punto. Con un po' di fatica, riuscirono ad arrivare al rudere, visto in precedenza. Almeno ora, potevano riprendere le forze e allo stesso tempo, rimanere al sicuro da eventuali animali notturni. Ragazzi, volevo scusarmi con voi. Anche questa volta per colpa mia abbiamo perso il percorso e abbiamo rischiato perfino di farci sbranare. Se ne uscì Luca, vistosamente stanco e demoralizzato dai sensi di colpa. Luca, non preoccuparti, non siamo arrabbiati con te. Lo sappiamo che eri in buona fede. La prossima volta però, cerchiamo un percorso che sia più chiaro. Ok? Replicò Giulia, dando un po' di sollievo al suo amico. Sapeva bene che nonostante combini sempre qualche guaio, alla fine cerca sempre di rimediare. Avanti, mangiamo il panino che ho portato in più. Alla fine ci è stato utile, visto? E poi riposiamoci che domani sicuramente avremo bisogno di tutte le nostre energie per tornare a casa. Disse Marco, contento di avere pensato al panino in più, prima di partire. I tre ragazzi mangiarono e si riposarono per il resto della nottata. Alle prime luci del mattino, Giulia, che aveva dormito ben poco, era già sveglia e pronta a ripartire. Marco, anche lui ormai sveglio, cercava di svegliare Luca ancora appisolato. Ehi, zitti un attimo, ho sentito qualcosa. Sussurrò Giulia con un filo di voce. Marco e Luca rimasero in silenzio, cercando di ascoltare quello che aveva sentito l'amica. Poi cominciarono a sentire qualcosa in lontananza e poi sempre più vicino, fino a che riuscirono a sentire distintamente una voce. E ragazzi, siete lì dentro? Sono Manuel, una guardia forestale. Giulia, Marco, Luca, siete qui in giro? I tre amici quasi non ci credevano, erano salvi finalmente. Presi dalla felicità di sapere che li stavano cercando, uscirono dal rudere e corsero dalla guardia che li stava chiamando. Guardia, siamo qui. Grazie per essere venuto a cercarci. Ci scusi tanto se le abbiamo creato problemi, non era proprio nostra intenzione.
Ma abbiamo perso il percorso. Disse Giulia agitata e felice di sapere che finalmente erano al sicuro. Sì, grazie, eravamo preoccupati e abbiamo perso il sentiero corretto. Per colpa mia. Fece presente Luca, assumendosi così tutta la colpa dell'accaduto. Non preoccupatevi. Non è tutta colpa vostra ragazzi. Io stesso ho visto che i cartelli e i segnali del percorso erano veramente messi male. Mi assumerò il compito io stesso di farli sostituire a chi di dovere il prima possibile. L'importante è che state tutti bene e che ora torniate dalle vostre famiglie. Seguitemi, vi faccio strada. Il gruppo si avviò verso casa Sereno. I tre amici raccontarono la loro avventura a Manuel la guardia, che sorrideva soddisfatto. Luca, alla fine è stata davvero un'avventura e sono felice di averla fatta assieme a voi. Disse Giulia sorridendo ai due amici. Esatto, ma la prossima volta evitiamo di perderci per favore. Disse Marco, stanco ma felice di essere in loro compagnia. Affare fatto. E la prossima volta porto una bussola, un GPS, un telefono satellitare e un piccione viaggiatore. Esclamò Luca, facendo ridere tutti. E così, i tre amici ridendo e scherzando seguirono Manuel, fino all'uscita. Dopo averlo ringraziato di nuovo e averlo salutato tornarono alle loro vite. Con la promessa di ripetere una nuova avventura, tutti assieme, perché quando c'è la vera amicizia, c'è più gusto a vivere e scoprire posti nuovi.